per me è fondamentale riprendere in considerazione gli articolatori, le leggi di Hanau, la disclusione canina, l'occlusione organica e tant'altro. Per cui rifacciamo un passo indietro e andiamo a rifocalizzare meglio il nostro passato egnatologico per comprendere l'importanza della nostra egnatologia classica e della relativa occlusione organica, che è l'obiettivo della chiacchierata, nel realizzare così le nostre riabilitazioni protesiche e non solo. Il primo grande simulatore meccanico fu fatto nel 1756, ben prima che si prendesse in considerazione Gysi, e fu fatto praticamente dal dentista di Federico Barbarossa. Nel 1876 furono fatti i primi blocchi di denti in porcellana per riabilitare le superfici occlusali dei pazienti totalmente dentoli e non solo. E nel 1805 Gariot ideò praticamente il primo rudimentale articolatore. Nel 1941 uscì il primo libro, la prima rivista dedicata all'odontoiatria, che ne ha diffuso la pratica e la conoscenza. Però vorrei partire adesso da Bowen, il quale nel 1850, che era il Bowen, che era allo stesso tempo un matematico ed un dentista, cominciò i suoi studi sull'occlusione. E cosa fece, essendo un matematico? Cercò di applicare, un po' come cerco di fare io, applicare i principi scientifici praticamente all'occlusione. Lui applicò i criteri matematici dell'occlusione e cominciò a pensare, applicando delle leggi matematiche, ad una scienza egnatologica. Costruì un articolatore basato sul famoso triangolo equilatero, che cioè di una linea tracciata, un triangolo tracciato alla distanza fra i condili e rispetto a un punto centrale tirava queste linee, e poi immaginava praticamente, questo lo fece von Spee successivamente, immaginava questo qui come una piramide, in questo avvenivano i movimenti, che aveva il suo centro nella base cranica in corrispondenza al punto natrio. E costruì un articolatore sul famoso triangolo equilatero, e ancora oggi molti degli articolatori sono praticamente, si fanno capo alla geometria buccale determinata e pensata da Bowen. Però Bowen, benché praticamente avesse realizzato, come vediamo, un articolatore senza guide condilari, egli fu il primo, che poi Gysi utilizzò, a pensare l'occlusione bilanciata per le protesi odali, perché la neonatologia è nata con il concetto di occlusione bilanciata, è stato la prima variabile indipendente che noi prendevamo in considerazione nella riabilitazione delle nostre occlusioni, e dovevamo costruire quella variabile indipendente, la dovevamo condizionare ai principi dell'occlusione bilanciata, che è quella poi che praticamente aveva pensato Bowen e realizzò Gysi. Perché noi dobbiamo, il problema in egnatologia è condizionare le variabili incondizionate, che possono condizionare il risultato finale del nostro lavoro, sia in termini posturali che egnatologici. E quindi fu il primo a fare un articolatore senza guide condilari. Tanto per rimanere collegati a Bowen, ricordiamo che nel 1890 un antropologo, von Spee, studiando i crani secchi, quindi non un dentista, osservò che l'arcata dentale aveva una curvatura sagittale a concavità superiore, da cui prende il suo nome, la curva di Spee, ma era von Spee, era un tedesco, e la cui natura dovesse ruotare intorno ad un centro immaginario che lui aveva posto questa curvatura della mandibola, che era la piramide di Bowen. Ma questo portò poi a un passo avanti, e quindi l'ho citato per un discorso molto importante che vediamo. Però prima di passare a quel discorso vediamo quale fu il fenomeno che ancora oggi utilizziamo nel modificare per esempio i nostri bite. Quello che fu osservato nel 1902 fu un certo Christensen, il quale praticamente verificò un fenomeno, il fenomeno di Christensen, il quale praticamente fu il padre degli articolatori aggiustabili, che poi portarono a Stuart e Stallard e portarono all'occlusione organica. E cioè praticamente che cosa fece Christensen? Realizzò il percorso del condio lungo l'eminenza articolare con registrazione intronale. Cosa osservò? Che mettendo praticamente due basi di cera, una affiancata all'altra, e facendo scivolare
in avanti, il paziente si accorgeva che questo non scorreva rimanendo a contatto, ma si apriva posteriormente. Questo spazio, questa abbianza che si apriva posteriormente, che fu chiamata il fenomeno di Christensen, che è un fenomeno che era causato dalla inclinazione del tragitto condilare. Quindi il tragitto condilare condizionava il mantenimento, la perdita dell'appoggio occlusale. Quindi l'occlusione aveva un nuovo fattore. Non era solo lei, questi due piattelli bilanciati secondo Ghisi, che tutte le superfici occlusali toccano contemporaneamente. No, ma che le superfici occlusali sono condizionate da un altro fattore che è l'eminenza condilare. E questo fenomeno noi ancora lo utilizziamo per modificare i nostri byte. È quello che avviene in natura via via che la mandibola tende a spostarsi in avanti, cercando una posizione più comoda e consona da un punto di vista muscolare, e questo fa aumentare la DVP, la dimensione verticale posteriore, aumentando, aprendo uno spazio fra le nostre arcate dentali. E quando Ghisi, sempre in accordo con i lavori di Christensen, costruì il suo famoso tragitto condilare utilizzando l'arco codico, si accorse che la discesa del condilo sulle eminenze articolari non avveniva in modo lineare, ma avveniva come dove era stata pensata Christensen in modo lineare lungo l'articolatore. No, seguiva una curvatura che ci riporta agli studi di von Spee. E quindi la prima grande svolta agnatologica, chi l'ha fatta? L'ha fatta Monson nel 1920, che poi ha aperto la porta alla occlusione organica. E cosa aveva scoperto inconsapevolmente Monson? Che c'era qualcosa che guidava l'occlusione, che a sua volta però condizionava. E questa cosa erano i muscoli, che poi quelli che abbiamo poc'anzi citato. E negli anni 20 Monson cosa sostenne? Che non era il movimento dei condili a governare l'occlusione dei denti, ma lui disse, tornando indietro, che era l'occlusione a influenzare il movimento dei condili nella fossa condiloidea. E su questi concetti costruì il suo articolatore senza alcun tipo di movimento condilare, ma con il tragitto di Bowen, la curva di Spee, e in più aggiunse la curva di Monson, che è una curva tipica, proprio la curva di Wilson. Quindi che cosa portò triangolo di Bowen, curva di Spee e curva di Monson? Portarono alla costruzione di questo nuovo articolatore in cui l'occlusione era praticamente una gondola che si andava a confezionare sulle strutture dentali. E Stewart, con questi studi fatti da Monson, con le affermazioni dell'occlusione bilateralmente bilanciata, Stewart, allievo di McCollum, che ancora cercava di costruire le protesi con l'occlusione bilateralmente bilanciata o occlusione bilanciata secondo i dettami, si svincolò creando un articolatore a valori individuali tipo Arcon, in cui poneva il condilo della branca inferiore e la fossa superiore come l'ATM. Iniziò il lavoro con articolatori guidi condilari. Stewart e Stallard, che avevano appunto partecipato al gruppo di McCollum, con cui avevano condiviso il concetto dell'occlusione bilanciata, iniziarono a dare una nuova ipotesi, l'occlusione organica, che fu un superamento concettuale importantissimo. E si diedero vita all'occlusione organica. Il punto più importante della filosofia dell'occlusione organica, quale fu? Proprio quello dell'esclusione di qualunque tipo di bilanciamento. Il punto fondamentale, cruciale dell'occlusione organica fu l'esclusione di qualunque tipo di bilanciamento occlusale. Cioè, madre natura perché non bilanciava in natura quello che poteva andare bene in protesi? Perché praticamente l'occlusione in disclusione, occlusione organica, lo vedremo, è quella che libera e protegge i denti, perché l'obiettivo di madre natura è proteggere i denti, non farli usurare durante le funzioni. Peter Thomas, eccolo lì, in alto a sinistra, praticamente quella grande scuola, quello che
mi ha colpito è che solo una donna in basso a destra era presente nello staff. Era un lavoro per denti, per medici, uomini, una volta l'odontoiatria. Oggi per fortuna abbiamo la parità di tutto. L'occlusione organica quindi fu il superamento di questo concettuale importante. Cosa è basata l'occlusione organica? L'occlusione organica consiste in delle leggi fondamentali. Primo di tutti, il rapporto cuspide-fossa. Le cuspidi vestibolari inferiori e le palatali superiori devono occludere nelle fosse antagoniste e non in corrispondenza degli spazi interdentali che aprendosi danneggiano il parodonto. Cosa fece? Cioè cercò di liberare gli spazi interprossimali, le creste marginali, dal contatto dell'occlusione invece che osserviamo in madre natura, che è l'occlusione di tipo londinea, l'occlusione fisiologica, naturale, e quindi noi praticamente con l'occlusione organica attivavamo un rapporto cuspide-fossa, dente a dente, un dente con un altro dente, non con due denti, è un rapporto cuspide-fossa. Questo è il primo principio della occlusione organica. Il secondo principio, che le cuspidi di taglio, che sono le linguali inferiori e le vestibolari superiori, non si devono toccare fra di loro, ma si devono sfiorare e lavorare come una forbice per tagliare il cibo. Questo qui è un principio di preservazione delle cuspidi vestibolari superiori e delle linguali inferiori, e preserva anche le nostre protesi che di solito dal lato bilanciante si fratturavano sul lato linguale. Perché? Perché praticamente le nostre protesi non devono avere fenomeni di usura. Questo ci differenziava poi dalla funzione di gruppo che vedremo dopo. Inoltre, ecco il concetto dell'occlusione che madre natura protegge i denti. Tutte le cuspidi devono battere contemporaneamente, non ci devono essere movimenti disassanti, senza interferenze o precontatti. E questo è un concetto che è importantissimo. La presenza di interferenze o contatti è quello che il paziente avverte come un elemento di disturbo, è quello che fa tornare i pazienti ai nostri studi dopo che passate anestesie per ritoccare i denti, perché purtroppo l'anestesia sposta il nostro piatto occlusale e noi dobbiamo rivedere i pazienti a distanza. E qual era il principio del concetto dell'occlusione mutualmente protetta? Che i settori frontali vicinissimi fra di loro non sono in contatto, perché i denti frontali non hanno radici per sopportare carichi verticali, ma entrano in funzione soltanto in fase dinamica, e quindi i settori anteriori sono i settori dinamici da canino a canino, mentre i denti posteriori entrano in funzione statica in quel rapporto cuspide-fossa che abbiamo già detto. In settori posteriori intendiamo i premolari e i molari. Ed ecco il concetto della mutua protezione, che diventa importante da quando siamo passati dalle protesi fatte in superfici auree che si consumavano a protesi fatte praticamente in ceramica. E invece praticamente queste protesi che oggi praticamente qualcuno vuole realizzare secondo gli angoli funzionali masticatori planasiani e quindi dare praticamente, come si dice, una funzione di gruppo, gli angoli funzionali masticatori di Planas ci dicono che se noi non garantiamo quello che adesso andremo a vedere come quarto punto fondamentale, noi rischiamo fenomeni di usura e di fratture, come abbiamo appena detto, nelle fasi di mancanza della protezione da parte dei settori anteriori nei movimenti eccentrici che non andrebbero a salvare, nel caso perché ci sono questi angoli planasiani diversi, i settori posteriori. Ecco il grande passo avanti fatto da Peter Thomas, che allievo di Stuart di Stallar praticamente fece l'ultimo principio, la disclusione e la guida canina e incisiva. Il punto importante appunto della filosofia della occlusione organica è la totale esclusione di qualunque tipo di bilanciamento. Nei movimenti produttivi e di lateralità la guida canina incisiva impedisce alcun tipo di contatto laterale o posteriore considerato nocivo per il sistema. L'occlusione organica. Stuart, Thomas e Peter Thomas
hanno adottato un metodo di ceratura elemento dopo elemento per costruire la forma di denti in occlusione organica, hanno inventato degli strumenti per modellazione che devono conoscere i nostri tecnici, hanno avuto un paziente come Thomas, che era considerato il dentista hollywoodiano, e praticamente pazienti come Steve Quinn, Paul Newman, Marilyn Monroe e praticamente John Fitzgerald Kennedy, che io ebbi il piacere di incontrare, conoscere, stringergli la mano a un congresso a Rimini, quando si era fermato a parlare con il professor Mario Martignoni, e, come si suol dire, con una semplice occasione ho potuto inchinarmi alla scienza di Thomas, che ormai era già affetto da un tumore, che è una grave malattia, e praticamente dallo splendido e ancora in perfetta forma del grande professor Mario Martignoni. La guida canina o di esclusione sembrerebbe lasciare contratti però i muscoli pterico-laterali, e questo potrebbe essere un problema ed va verificato nelle sue funzioni. Quale potrebbe essere l'alternativa a queste problematiche eventualmente che può determinare la guida canina o disclusiva? Quello di fare un angolo funzionale masticatorio planasano, o meglio una funzione di gruppo. Quella che però noi oggi ancora consideriamo come un meccanismo autocentrante, che riduciamo la superficie occlusiva al 55% e mettiamo i nostri sistemi in produzione, è la guida guidita in disclusione. E quindi dobbiamo ottenere, praticamente passando dall'oro alle ceramiche, un sistema fortemente protettivo. A metà del secolo scorso però inizia una nuova teoria, quella che abbandona i principi meccanicistici e si fa ai principi biologici che regolano le funzioni dell'apparato stomatogniatico, e vede negli anni 50 Posselt, già con Selenza, il grande tempio della gnatologia, che vedeva l'occlusione e i condili come le uniche determinanti la funzione stomatognatica, praticamente messa in campo un nuovo elemento, quello che è il sistema neuromuscolare. Quali furono le grosse critiche mosse al modo con cui fu presa in considerazione l'occlusione organica? Che la massima retrusione dei condili, che era la famosa occlusione centrica in relazione centrica, ovvero la posizione più retrusa e più alta, che veniva presa come punto di partenza per registrare un'occlusione, era una funzione accettabile solo nel 12% della popolazione. Ciò significava che la maggior parte dei pazienti non ha un'occlusione centrica o occlusione abituale, ma che era in posizione sicuramente anteriore rispetto all'asse cerniera o l'asse di relazione centrica. E qui ritorna il fenomeno di Christensen, e quindi la necessità di adattare il sistema praticamente alle modificazioni che essa fa, e quindi la necessità praticamente di riabilitare i nostri pazienti, che non è soltanto una semplice registrazione miofunzionale che noi facciamo dei nostri pazienti, ma richiede un approfondimento molto più importante, e spero nelle prossime occasioni di poter approfondire, di poter arricchire il mio bagaglio e il vostro bagaglio culturale, e soprattutto avere delle indicazioni interessanti. Vi ringrazio per la vostra attenzione e grazie.